Qui nell'antefatto faccio una piccola sottolineatura al nuovo software di Asetec. Avendo riprovato questo volante con la base Invicta, hanno rivoluzionato un pochino quelli che sono le scale di valori di tutti i loro filtri. In questo caso finalmente il filtro Corner Assistant è stato rimodulato ed è molto più percettibile quando lo andate a spostare. Naturalmente sempre in stile Asetec, i valori massimi selezionabili non vanno mai a stravolgere quello che è l'effettivo feeling del prodotto. E questo che significa? Che per esempio se uno volesse utilizzare la base alle sue massime potenzialità, in realtà soltanto portare il Corner Assistant al massimo già rendere tranquillamente guidabile questa base. Un piccolo applauso a quello che è il continuo sviluppo del software da parte di Asetec. Asetec volante della serie Invicta, quello che è lo stadio dell'arte delle lavorazioni oggi disponibile in Asetec. È stato presentato per la prima volta alla fiera a Dortmund, ve ne parlo oggi nella mia review. Sigla! Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare del volante della serie Invicta di Asetec, volante dal diametro di 30 cm. E subito vi voglio parlare della particolarità di questo prodotto, è il fatto che all'interno del sito Asetec, quando lo andrete a scegliere, vi si aprirà un configuratore in cui potrete andare a personalizzare tantissimi aspetti di questo volante. In primis le impugnature. In questo caso io ho voluto scegliere la serie LMP. Sono le uniche disponibili che sono chiuse nella parte sotto. Ero davvero curioso di provarle perché esteticamente mi piacciono tantissimo. E la cosa bella dei volanti Asetec, per quanto riguarda tutte le maniglie, sono intercambiabili. Potete utilizzarle anche per tutti gli altri volanti della serie Formula di Asetec e quindi andare a scegliere quella che secondo voi è l'impugnatura più confortevole e adatta al vostro stile di guida. Per andarle a sostituire in realtà basterà andare a svitare delle viti nella parte dietro. Per quanto riguarda quelle nella parte centrale dovrete smontare anche la parte del cambio, ma ragazzi è un'operazione di 10 minuti. Per quanto riguarda il materiale in cui sono fatte queste impugnature, è una gomma siliconica. In realtà nella parte esterna è abbastanza dura, sembra dura, ma poi in realtà al tatto hanno tantissima parte in cui potete premere e vi offrono un ottimo comfort soprattutto nei lunghi utilizzi. Poi, come potete vedere anche dalle immagini, c'è anche una piccola texturizzazione che offre veramente al tatto con le mani veramente una sensazione molto piacevole. In questo caso però vi voglio dire che li ho trovati molto più comodi utilizzati con i guanti. Come vi ho detto, nel configuratore potrete andare a scegliere la colorazione dei pulsanti, dell'anodizzazione dei rotari, sia quelli centrali sia quelli da pollici, tutto quanto. E naturalmente anche nella parte dietro il tipo di dotazione, sia per quanto riguarda i paddle shifter se volete soltanto i classici oppure
anche quelli alti, e la parte della frizione, e soprattutto anche i materiali li potete avere in plastica o, come in questo caso, in carbonio. In più, anche nella parte dietro potete scegliere di avere il Quick Asetec e vi verrà fornito già montato, oppure potrete sceglierlo anche senza il Quick Release. In realtà all'interno c'è un connettore USB Type-C che vi consentirà di poter montare questo volante su qualsiasi base. In quella configurazione vi verrà fornito comunque questo anello dello spessore di qualche millimetro che ha una piccola fessura dove far uscire il cavo. In questo caso il cavo USB Type-C spiralato lo dovrete acquistare separatamente. A prescindere il colore che andrete a scegliere, nel volante troverete 10 pulsanti da questo lato e 10 da quest'altro. In questo caso vi faccio sentire e vedere il click. Hanno una cover cap in alluminio, appena andate a premerlo si azionerà anche il feedback tattile. Una cosa molto particolare che è stata scelta da Asetec è la parte dei LED. Non è integrata nel pulsante stesso, ma è poco sopra. Naturalmente sono tutti configurabili, ma ne parlerò dopo. Aspetto che mi aveva colpito quando è stato presentato il volante proprio dal suo CEO è il fatto di aver fatto questa scelta per una questione funzionale, e cioè avere sempre sott'occhio l'azionamento del pulsante. Questo perché potrete configurarli per farli spegnere o accendere alla pressione e sarà sempre visibile se il pulsante si è o meno azionato. Molto ricca la dotazione di rotary. Ce ne sono 3 da pollice da entrambi i lati. Vi faccio vedere anche in questo caso il click. Sono tutte e 3 facilmente raggiungibili, hanno un click molto deciso ma non estremamente duro. In questo caso, come vedete, io ho scelto l'anodizzazione rossa. Nero e rosso su questo volante, secondo me, è un colore davvero bello. Nella parte qui in alto abbiamo delle levette a 2 posizioni. Attiveranno pulsante 1 e pulsante 2. Anche queste facilmente azionabili con il pollice. Nella parte centrale abbiamo 3 encoder rotativi. Gli potete dare una funzione aumentare o diminuire, oppure posizione 1, 2, 3, 4, 5, e quindi aumentare quelle che sono il numero di funzioni assegnabili. In questo caso il click è molto più deciso, e la cosa bella è che anche successivamente potrete acquistare varie cover cap per poterlo personalizzare. Ai 2 lati, a completare la dotazione pulsanti, 2 funky switch rotabili, direzionabili e premibili. Anche in questo caso ho scelto l'anodizzazione nera. Vi faccio vedere poi che anche nella parte dietro ci sono altri 2 pulsanti assegnabili. Sono dello stesso tipo di quelli frontali. Piccola nota in questo punto: gli adesivi, ragazzi, davvero belli e tantissime colorazioni. Soprattutto quelli che vanno qua intorno ai rotary, di estrema qualità, anche molto pesanti come grammatura. E la cosa bella anche nella parte dei pulsanti è che ci sono dei piccoli incavi nella cover cap. In questo caso intorno ai pulsanti, come vedete, c'è tutta questa protezione, una stampa iniezione con una texturizzazione che riprende quello che è il front plate. In questo caso io ho scelto carbonio forgiato. Tutta la parte frontale ha uno spessore di 4 mm e vi dico che insieme alla parte del corpo dietro rende totalmente esente da qualsiasi torsione questo prodotto. Come vedete, nella parte frontale la fa da padrone questo schermo da 4 pollici e 3 ad alta risoluzione. In questo caso Asetec ha fatto una scelta controcorrente, non ha utilizzato il solito VCore, ma ha scelto un monitor 60 Hz touchscreen, e poi soprattutto per quanto riguarda la parte touch è in continuo sviluppo quello che possono essere funzioni aggiuntive. Questo perché tramite il loro software è totalmente gestibile. Naturalmente c'è anche l'implementazione con CMAB, ma anche senza aprire il programma in realtà ci sono varie dashboard create da Asetec che potete utilizzare per i vostri giochi preferiti, e questo per rendere totalmente standalone quello che è questo prodotto rispetto a parti terze. Naturalmente nella parte alta ci sono i LED giremotori e qui 3 i LED per le bandiere, per lo spotter, eccetera. Questo perché tutta la parte di illuminazione, anche per esempio la parte dei LED intorno ai rotary, tramite il loro software si può gestire per avere dati telemetrici. Naturalmente, avendo anche tanti LED nella parte sopra del monitor, scegliete voi come regolarvi, soprattutto perché poi Asetec nel loro ecosistema ha un sistema di illuminazione dal mio punto di vista davvero interessante, perché si possono sincronizzare anche le illuminazioni della base e della pedaliera.
essendo quindi la parte del software il cuore pulsante di questo prodotto, ho fatto un video per voi. Arriviamo adesso alla configurazione Race Hub. In questa prima interfaccia possiamo subito andare a decidere l'intensità di illuminazione dei LED dei pulsanti. Io lo metto al massimo. In più, per ogni singolo LED, vediamo, ne clicco su uno, ne possiamo scegliere il colore, naturalmente, ma soprattutto possiamo decidere come debba funzionare. In questo caso, come vedete, se io lo premo si va a spegnere. Posso anche impostare che di base è spento e soltanto quando lo premo si va ad accendere. Possiamo anche scegliere, per esempio, vediamo, lo faccio così, che quando è statico è rosso e quando lo vado a premere diventa blu o del colore che più preferite, e questo per tutti i pulsanti. È possibile poi anche attivare una funzione che, come vedete in questo caso, ogni volta che lo premo cambia colore. Invece impostandolo in quest'altro modo, ogni volta che lo premerete cambierà funzione, e questo potrebbe essere molto interessante per esempio per l'utilizzo dei fari, e sapete quando li avete accesi e quando li avete spenti. Andiamo poi alla seconda pagina. Qui potete decidere come debba funzionare la parte dei LED del girimotore. Ci sono già dei preset che potete scegliere e questo deciderà come dovranno lavorare. È possibile anche impostarli direttamente da SIMAB, ma ve lo faccio vedere dopo. È possibile rendere l'illuminazione più smooth, ma io la preferisco un pochino più secca quando cambia colore LED. È possibile andare a modificare singolarmente la modalità di accensione dei LED in funzione della percentuale di giri motore. Io la lascio in automatico. Naturalmente si possono personalizzare le colorazioni. È possibile andare ad attivare un'illuminazione diversa quando siete ai pit, andare a cambiare l'illuminazione quando vi deve segnalare il cambio marcia, e in realtà per il cambio marcia è possibile anche attivare una notifica. Personalmente la tengo spenta. Andiamo adesso a display. Naturalmente potete scegliere anche di tenerlo spento. Ci sono già 3 configurazioni fornite da Asetec: un Formula, un GT e un Road Car. Naturalmente per ogni dashboard fornita è possibile andare a scegliere l'unità di misura. La cosa molto carina, come vedete, è che rimane sempre orientato nel modo corretto la parte del numero della marcia. Anche in questo caso possiamo andare a decidere l'intensità di illuminazione dello schermo. È possibile poi attivare direttamente dalla dashboard di Asetec anche degli extra per quanto riguarda le bandiere, l'assistenza all'auto, insomma tutte notifiche che naturalmente verranno visualizzati nei LED laterali e che possono aiutarvi a capire la situazione che state affrontando in pista. Come vi ho detto però è possibile l'integrazione con SIMAB. Lo andate ad impostare e a questo punto apriamo SIMAB. Naturalmente come prima cosa dovrete andare a fare Add New Device, andate a scegliere Asetec e andate quindi ad attivare quella che è l'impostazione per attivare la dashboard. Io l'ho già attivata e vi apparirà quest'icona. Ci cliccate. Naturalmente anche qui potete andare a decidere l'intensità di illuminazione dei LED e a questo punto potrete utilizzare tutte le dashboard che avete in SIMAB. L'unica cosa in questo caso ho notato che si attiveranno solamente quando scenderete in pista. Di base, quando non state giocando, sarà impostata la demo di Asetec. Andiamo poi nel profilo LED. Naturalmente ce n'è già uno preimpostato, potete naturalmente andarlo a modificare, andare a importare diversi tipi di profili. Possiamo anche scegliere l'intensità di illuminazione degli effetti telemetrici che verranno dati direttamente dal volante, e nell'ultima schermata naturalmente la solita possibilità di andare a impostare dei tasti per andare magari a cambiare le dashboard e andare a navigare all'interno delle dashboard stesse. Penso per quanto riguardi il software Asetec di avervi detto tutto. Ragazzi, bentornati. Spero che sia chiaro l'enorme potenzialità a livello software che ha questo volante e soprattutto il fatto che Asetec è sempre in continua implementazione di quelle che sono nuove feature per i suoi prodotti. Arriverei adesso a parlarvi della parte dietro. Come vi ho detto, la configurazione che ho scelto è quella più completa e soprattutto in questo caso per la prima volta vedo i paddle in carbonio. Ragazzi, ve li faccio vedere, guardate anche la rifinitura
dello smusso su tutti e tre davvero ottimi. A livello di meccanica è sempre la stessa meccanica che in realtà ritrovavamo anche negli altri modelli. Anche volendo scegliere la finitura in plastica, devo dire che sono sempre totalmente inamovibili, e la cosa che ho sempre apprezzato di questo progetto è che la parte elettronica è sempre integrata all'interno del volante. La parte che voi potete e se volete andare a smontare è soltanto una parte meccanica. Per quanto riguarda il paddle shifter e lo shifter qui in alto, funzionano con sensori di Hall e con delle calamite. Per quanto riguarda lo shifter principale, ha in realtà una doppia calamita, è un pochino più netto quello che è lo stacco, ma devo dire che ha un ottimo feeling anche il paddle nella parte alta. Per quanto riguarda la frizione, abbiamo una molla che dona questo genere di feeling, anche in questo caso totalmente esente da qualsiasi tipo di gioco. Tutte e tre è possibile spostarli più internamente o più esternamente secondo i vostri gusti. Approfitto anche per sottolineare quello che è il corpo dietro del volante, tutto in alluminio al CNC, e ragazzi vi invito a guardare le lavorazioni molto belle. Devo ringraziare Asetec anche di un piccolo regalo che mi è stato fatto, anche per mostrare quelle che sono poi le lavorazioni effettuate sul volante reale. È una miniaturizzazione di quello che è la parte dietro del volante, proprio per mostrare come viene, come nasce da un blocco di alluminio, grazie a Asetec. Come già vi dicevo prima, ci sono questi altri due pulsanti che potete assegnare tramite il software, molto comodi, e nella configurazione che ho scelto ho direttamente il quick release, dal mio punto di vista uno dei migliori sistemi, perché unisce il sistema davvero solido che già avevo in SyncCube 2 e gli fa fare un balzo temporale di sviluppo, perché ha l'elettronica già integrata. Tutto questo andando a smontare e rimontare tutto in 2 secondi, devo dire che sono sempre molto soddisfatto di questo genere di prodotto. Naturalmente è il prodotto che poi consiglio anche a chi vuole acquistare volanti terze parti, questo perché consente la connessione elettronica all'interno se utilizzate la connessione USB Type-C, o comunque dà la possibilità di far uscire il cavo e poter connettere anche qualsiasi altro volante, ma è un sistema davvero interessante. Come vi ho detto, nel caso scegliate invece la configurazione senza quick release, dovrete voi acquistare il cavo USB spiralato. Naturalmente tramite questa piastra e il vostro quick release andate a fermare quello che è il cavo in modo da non permettere che si possa tirare. Arriviamo quindi alle conclusioni finali. Naturalmente appena lo tirate fuori dalla scatola vi dà subito l'impressione di un prodotto premium, anche perché ha un costo molto importante, soprattutto poi molto dipendente da quelli che sono i vari accessori, le varie configurazioni che andrete a gestire nel configuratore. A livello di form factor, pulsanti e impugnature davvero comode. Come ho detto, ho preferito in tutte le sessioni utilizzarlo con i guanti. Questo perché a mani nude questo genere di parte esterna un pochino più dura, se iniziava a sudare tendeva a farmi scivolare un pochino le mani. In realtà con l'utilizzo dei guanti l'impugnatura è perfetta. Anche per quanto riguarda i pulsanti e i rotary abbiamo tutto al CNC, tutti i materiali premium e anodizzazioni. Ho trovato davvero interessante la scelta del monitor, perché è davvero molto risoluto, e il fatto che anche tramite il loro software avete a disposizione delle dashboard senza dover aprire prodotti terzi, secondo me è un bel plus. Naturalmente l'integrazione di questo volante con tutto il loro ecosistema dal mio punto di vista ne enfatizza quelle che sono le caratteristiche, soprattutto per quanto riguarda l'illuminazione della telemetria, perché è davvero molto comunicativo sotto ogni punto di vista. Per quanto riguarda i paddle shifter, sinceramente nulla da dire, ottimo feeling, soprattutto perché è davvero netto quello del shifter principale e soprattutto molto insonorizzato. Ho voluto provare la configurazione massima di quello che è questo volante anche per poter testare quelli che sono gli altri shifter e la frizione che fino ad oggi non avevo provato, soprattutto per l'ottimo materiale e la rifinitura. Devo dire che il grip quando andate ad azionare la parte dei paddle è davvero eccellente. Totalmente soddisfatto di quello che è questo prodotto. Naturalmente fa parte della fascia alta del mercato, ma sicuramente quando lo tirate fuori dalla scatola vi accorgete subito dei materiali premium con cui è costruito, la cura, naturalmente la solita cura che io ho riscontrato sempre in tutti i prodotti Asetec, che è un brand che consiglio spessissimo a chi vuole avvicinarsi al mondo della simulazione
soprattutto perché molto spesso con i bundle si riesce a risparmiare un bel po'. Vi ricordo poi sempre c'è un mio codice sconto che a qualsiasi offerta poi di bundle o offerte varie che vengono fatte si va ad aggiungere e fa posizionare tutta la loro line up su un livello davvero interessante di prezzo, soprattutto anche poi per quanto riguarda le basi, visto che dal mio punto di vista, avendo un'elettronica praticamente sorella siamese di Syncube, dal mio punto di vista si posiziona ai vertici di quella che è la mia personale idea di qualità di basi. Naturalmente con il volante Formula Invicta si va a chiudere il cerchio su quella che è la serie dei volanti Formula, naturalmente andate a scegliere quella che più vi piace. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate del volante, se l'avevate già visto e magari se vi piace anche la configurazione che ho scelto. Soprattutto chi lo andrà a acquistare, fatemi sapere nei commenti se sceglierete la mia stessa configurazione. Ragazzi, ringrazio Asetek, ringrazio voi, ci vediamo alla prossima. Ciao!